Ciao a tutti, buonasera, ritorniamo nell'edizione italiana di Creative Mornings per questo mese. Con noi c'è Romina Bianconi, benvenuta. Grazie. Benvenuta Ciao e a tutti. benvenuti a tutti. Ciao a tutti. Come già sapete, e andiamo comunque a ripeterci con gioia per questa cosa, siamo a Creative Mornings, questo è l'evento di settembre. Il tema di settembre è Dare. Dare, cioè osare, cioè avere il coraggio di programmare, progettare la propria vita in una maniera che magari non è quella standard, quindi uscire da quello che potrebbe essere la nostra comfort zone o anche non necessariamente la nostra, ma quella a cui siamo stati educati o siamo stati abituati o quella che sembrerebbe standard rispetto a quello che abbiamo studiato, al lavoro che facciamo, a quello che abbiamo imparato. Osare significa anche capire cosa c'è da difendere nel mondo, cosa c'è da difendere dentro di noi, cosa c'è da difendere fuori di noi e direi che la nostra speaker Romina di oggi andrà veramente a fondo su questo tema. Ringraziamo la community di Porto Alegre che ha scelto il tema e l'autore dell'illustrazione che è Mitti Mendonça. Ringraziamo i nostri sponsor internazionali, quindi MailChimp, che sta tra l'altro lanciando una serie molto interessante che potete trovare su tutte le piattaforme di podcast, ispirata naturalmente a temi creativi, e Skillshare, che a sua volta invece lavora su come smontare il mito della creatività e del pensiero creativo. Ringraziamo poi finalmente di nuovo in versione super ufficiale il nostro primo sponsor di Milano, che è Swapfits. Se avete ricevuto la nostra newsletter avete sicuramente trovato anche il regalo che Swapfits ha fatto alla community, quindi speriamo insomma che anche l'utilizzo di questo tipo di mobilità molto più sostenibile inizi a diventare sempre più costante anche dentro questa community. Le community in giro per il mondo di Creative Mornings siamo tantissimi, tanti di noi stanno già finalmente iniziando a fare gli eventi in persona e in particolare un grande in bocca al lupo anche alle altre community italiane, a Firenze e a Bologna e a tutti gli altri amici, perché appunto tutti ci stiamo organizzando piano piano all'interno insomma delle situazioni più safe possibili e più sicure possibili per riprendere finalmente a incontrarci di persona come nello spirito vero e proprio di Creative Mornings. E Romina, anche te, chissà, magari un giorno riusciremo a fare un brindisi con una tazza di caffè in una mattina creativa, così come la vera Volentieri. vocazione. Speriamo. Speriamo, sì. Ringrazio anche tutto il nostro team, quindi sia chi si è occupato dei social, chi si occuperà poi degli eventi anche in persona, chi si è occupato dei social media, ma anche del PR, di tutte le comunicazioni con i nostri sponsor presenti e speriamo futuri, e le relazioni anche con i partner. Chi è Creative Mornings? Per chi ancora magari non ci segue da molto tempo o non ha seguito altri eventi, Creative Mornings si basa su un concetto di creatività ampio, quindi non quella creatività che è un po' fine a se stessa e vuole stare, come dire, seduta alla propria scrivania a esprimere se stessa senza, diciamo, entrare in contatto con il mondo, ma quella creatività che ci fa incontrare, che stimola le connessioni, che stimola anche l'improvvisazione, che stimola il trovare degli obiettivi più grandi di noi. Tutti siete benvenuti, questo è Creative Mornings Dare, l'ultimo forse, speriamo, evento in digitale, quindi stay tuned per future evoluzioni e il ritorno magari a incontrarci in persona, ovviamente quando sarà lo comunicheremo su tutti i nostri canali, lo comunicheremo sul sito istituzionale di Creative Mornings e ovviamente anche via newsletter. Trovate alla vostra destra una chat, siete assolutamente incoraggiati e incoraggiate a scrivere le vostre opinioni, le vostre domande, le vostre considerazioni, i vostri dubbi. Risponderemo sia durante lo speech di Romina sia poi alla fine e naturalmente potrete anche scriverci poi in un secondo momento sui nostri canali e sui riferimenti che vi darò anche della nostra speaker. Quindi presento con veramente grande riconoscenza e grande entusiasmo e grande curiosità, perché anch'io non conosco tutto di questo progetto, Romina Bianconi che è qua con noi, che è di formazione una designer, che è specializzata in human centered design e in sviluppo sostenibile.
proprio perché ha deciso di utilizzare il design, nel senso che abbiamo detto poco fa, quindi come un approccio per migliorare o per ampliare le proprie prospettive e per lo sviluppo responsabile, ha deciso di diventare la co-founder di questo progetto insieme a Mirupu ed è, facilitatrice e designer e mediatrice interculturale di questo progetto, Floresta Culturale Lisar. Adesso, scopriremo tutto quello che c'è da sapere di questo progetto, dopodiché avrete ovviamente la possibilità di andare a scoprirne ulteriori dettagli, ulteriori informazioni, sul sito. Lascio allora la parola a Romina. Benvenuta di nuovo, grazie di essere con noi. Grazie Maria Chiara e grazie a tutto il team che mi ha permesso di essere qua, che mi ha invitato, che mi ha concesso questo spazio e grazie anche a chi sta qui e che è interessato a sentire un po' della mia esperienza e di quello che ho da raccontare. Allora, direi che l'introduzione è stata perfetta, molto in linea con quello che è stata la mia scelta di lavoro e anche di vita, di fatto, visto che a un certo momento, del mio cammino, vedevo che il design era una grandissima opportunità, e allo stesso tempo, ero un po', stanca di quello che facevo prima, che ero inizialmente sono una designer grafica, quindi, ho lavorato per molti anni in questo campo, nella comunicazione. Poi mi stava un pochino stretto e, sentivo la necessità di voler allargare un po' gli orizzonti e soprattutto cercare di fare qualcosa di magari utile per qualcuno, se possibile. E così, nel mezzo del cammin di mia vita, mi son trovata in Amazzonia. E là ho avuto una grande possibilità. Allora adesso vorrei condividere con voi intanto un piccolo slide che ho preparato, se mi date un attimo di ehm, ecco qua. Okay. Bene. Allora innanzitutto vorrei partire dal titolo che, per chi è del settore già conosce immagino, o magari può conoscere, che è Design with, per diciamo l'altra una piccola parte of the other 90%, quindi dei restanti 90% delle persone. Normalmente noi siamo abituati nel campo del design, come nel campo politico, economico, ad escludere esattamente il 90% della popolazione e riferirci ad una piccolissima fetta che è che siamo gli altri, che siamo in realtà che decidiamo per tutti, ma che siamo appena un 10%, come una definizione che venne, per la prima volta, diciamo adottata nel 2007 in concomitanza di una, esposizione in un museo di New York e poi ripresa successivamente. E quindi io, ho proprio fatto questo, diciamo, ho cercato di rivolgermi ed vedere se era possibile fare qualcosa di utile con, non per, ma con, insieme a una piccola comunità, in questo caso popoli indigeni dell'etnia Dessana, il cui nome è Mridromassa, più o meno diciamo, la pronuncia è più o meno questa, dall'Amazzonia. Questi sono loro. Allora, quando sono arrivata là, sono arrivata come turista, loro lavoravano diciamo principalmente con questo tipo di, attrazione che gli è stata offerta e creata, disposta da, esterni e quindi da guide turistiche e agenzie varie. E qui vedete una foto del, responsabile del capogruppo che è, Raimondo Chissibi, e insieme il gruppo. E loro offrivano, diciamo, come, normale attività, diciamo, quotidiana, la possibilità di conoscere le loro danze. Ehm, la cosa è che avviene di una forma molto rapida, tutto dovuto a una gestione esterna a loro, ma decisa e imposta loro da altri. Ehm, qui vedete ancora un altro esempio di
delle loro quotidianità. Dall'altro lato è una cosa per loro molto bella e molto importante perché hanno la possibilità di mantenere viva questa cultura e è la loro priorità. Diciamo che la sopravvivenza di questo gruppo dipende esclusivamente da loro. Quello che non tutti sanno è che, questi popoli indigeni, a meno che non rientrano in qualche programma particolare, ma questo succede in genere se sono grandi gruppi e se ricevono delle protezioni particolari, altrimenti la loro appunto, se sopravvivono come e di che forma dipende esclusivamente da loro. E quello che ho voluto cambiare, che ho osservato diciamo, o che ho pensato è proprio questo, che normalmente noi ci approcciamo a loro, noi bianchi, i bianchi sono i non indigeni, normalmente quando andiamo ci avviciniamo a comunità così, siamo noi che li osserviamo, li usiamo per osservare, per poi fare cosa? Per usarli, oppure per aiutarli, portar loro il nostro aiuto, oppure mostrarli, oppure studiarli. E attraverso questo noi creiamo i nostri curriculum, i nostri guadagni, le nostre diciamo che di qualche modo creiamo il nostro futuro, di forma più o meno concreta, però sempre basata su loro o sulla loro cultura. E in più diciamo e pensiamo che noi possiamo insegnar loro, delle cose o tante cose. Questo era un approccio che non mi si confaceva tanto, e quindi, ho voluto innanzitutto arrivare da loro con una, mentalità, sicuramente e un modo di guardarli sicuramente diversi. Non volevo essere quella che osservava, ma, volevo che loro, eventualmente potessero trovare il loro modo e potessero avere uno spazio per poter dire a noi come vogliono loro essere visti da noi. E quindi a questa domanda, alla domanda: "Ma insomma che cosa vorreste c'è qualcosa che voi vorreste cambiare o migliorare della vostra condizione?" E questa l'ho rivolta al capogruppo, quindi quello che avete visto prima in foto e anche al vice capo, che è Mirupu. E la risposta è stata immediata e molto semplice e è stata: "Certo, noi vogliamo migliorare la nostra condizione di lavoro." Quindi tra tutte le necessità che stavano passando, in realtà la loro priorità era questa. Loro infatti sentono l'esigenza, sanno l'importanza conoscono l'importanza della loro cultura e della fragilità anche della loro cultura e hanno assoluta voglia, di riscattarla, perché non è una cultura inferiore, e in questo modo poterla salvare. Ehm, quindi in più è comprensibile che di questa forma loro possono insegnare a noi questa volta, non siamo noi che dobbiamo per forza insegnare a loro qualcosa, ma probabilmente anche loro hanno tanto da dire. Perciò, abbiamo cercato di invertire questo tipo di approccio e ci siamo posti o si sono posti loro stessi per primi la domanda: come possiamo fare per poter sopravvivere con questo tipo di approccio? Loro sanno che con la loro cultura possono creare, una sopravvivenza, che è quello che stanno facendo attraverso le danze, ma, dire che arrivano le briciole è dire tanto. Quando sei fuori, quando io sono arrivata come turista, vedi e vivi le cose in un modo, te le fanno vivere in un certo modo. Quando poi mi son trovata da dentro, mi sono fermata là a parlare con loro con più giorni, ho visto che le cose erano molto diverse da quelle che raccontavano e che quindi sì, lavorano tantissimo con questo, ma, veramente non è sufficiente per poter permettersi una sopravvivenza. E allo stesso tempo, come mi raccontava Kisby, ha de mi disse: "Guarda", dice: "Io sono ignorante, io non conosco niente, non ho studiato, però io vedo una cosa: noi quando abbiamo cominciato a lavorare con il turismo, venivano queste barche, visto che l'accesso là è solamente fluviale, venivano le barche con i turisti e all'inizio queste persone che dirigevano, diciamo, la barca, avevano barchettine così, poi dopo così, poi così, poi così e dice: "Invece la nostra condizione da quando siamo qua non è mai cambiata". E quindi ha detto: "Io non lo so, per carità, sono ignorante, però mi sembra che qui c'è qualcosa che non funziona tanto". Ecco.
Allo stesso tempo il turismo rappresentava per loro, come lui stesso diceva, una risorsa importante, perché grazie al turismo hanno potuto loro stessi riscattare una parte della cultura, quella delle danze, che venne proibita in quel processo di usarli, aiutarli, eccetera. Gli sono state proibite in epoche passate, tante cose, quindi le danze non erano più permesse. Sono state, ecco, attivate, praticamente reinsegnate quindi da lui, dal papà in questo caso, che era il più anziano, l'ultimo che le aveva viste all'età di 15 anni, con diciamo l'apporto del turismo ha potuto reinsegnarle e, mostrarle così a tutta la famiglia con tutto, diciamo, il complesso culturale che c'è dietro. Quindi il turismo rappresentava, almeno per questo gruppo, un'opportunità importante, ma, ci chiedevamo come è possibile far sì che questa cultura porti dello sviluppo, dei benefici a loro che sono i proprietari di questa cultura. E da queste basi è nato proprio questo progetto, con la pretesa, diciamo, e la convinzione che anche loro potevano insegnare qualcosa su di loro a chi era interessato e anche a loro stessi, diciamo, a chi alle nuove generazioni. Da lì è cominciato il processo vero e proprio di etnografia, di empatia, anzi partirei proprio da empatia innanzitutto, e poi un processo, ecco, diciamo un lavoro etnografico continuo di immersione insieme a loro dentro la loro quotidianità, e la possibilità di conoscere insieme qual erano, i modi migliori per poter comunicare, schematizzare, fare il punto della situazione. E qui vedete un po' di foto, diciamo, del processo, che è stato lungo e questo processo è iniziato questo lavoro è iniziato nel 2014 e diciamo in tutto è durato un circa 2 anni per metterlo in piedi. Ehm, e qui vedete nelle foto Mirupu insieme a papà, che appunto che sono il capo, diciamo il vice capo della comunità all'epoca, e insieme, diciamo si elaborano, appunti e si fa il punto, si diciamo elabora lo status quo per cercare di capire cosa fare e cosa portare avanti. Dopodiché, l'altra domanda importante è stata, allora basato sull'importanza del turismo, no, e sulla funzione che può avere il turismo rispetto alla cultura, quale è, la parte della cultura che voi assolutamente non vorreste mai perdere? E la risposta è stata anche lì immediata, senza nessun dubbio. Ah, certamente la conoscenza ancestrale, mi è stato detto. Okay, e ci sono parti di questa conoscenza che si possono condividere, che volete condividere? E loro mi hanno risposto: "Sì, certo, a noi siamo molto orgogliosi di questa o nostro sapere, di questa nostra cultura, quindi tutta la loro cosmologia, eccetera, e è possibile condividerla, ma ci sono delle parti che sono segrete e tali devono rimanere e tali sono rimaste e rimangono, ma ci sono tantissime cose che noi, siamo felici di poter condividere." E quindi abbiamo cominciato a lavorare proprio su questo. Cultura, la parte della conoscenza ancestrale e il turismo, ma un turismo fatto di una forma sicuramente responsabile e sostenibile. Poi ecco, da lì era necessario anche, appunto come accennavo prima, trovare un modo per poter parlare la stessa lingua. E non era solo il parlare il portoghese, in questo caso che era la lingua che usavamo. Loro hanno una lingua propria, ma, per me è inaccessibile. Però è il modo proprio di comunicare che anche, nelle parole o il modo di, usarle non è mai, in un lavoro così sottile, così delicato e così veramente, che devi fare molta attenzione a non imporre la tua visione e nemmeno a far sì che gli dai uno schema già pronto, no, come siamo abituati noi. È importante che siano loro a poter tirar fuori quello che per loro è giusto, che possano raccontare la loro cultura della forma che loro ritengono, giusta e come loro si sentono a proprio agio. E quindi la loro cultura è proprio basata sulle storie, le storie dell'origine, che sono molto complesse, molto belle, molto complesse e abbiamo trovato che il modo, per poterle comprendere meglio e almeno per me, era, attraverso i disegni.
io praticamente rappresentavo da una parte una risorsa, diciamo una facilitatrice, dall'altra parte rappresentavo anche un potenziale cliente finale, perché appartenendo alla nostra cultura, sicuramente, diciamo potevo certe cose che poi rimanevano difficili a me, probabilmente sarebbero rimaste difficili a chi non conosce la loro cultura. E quindi ero già un buon tester. E invece attraverso i disegni la loro memoria, che è incredibile, mentale, che per me è impossibile, pensare di immagazzinare tutte queste informazioni in forma orale, invece trasformate in visualizzazione, diventavano molto più chiare, in più mi mostravano il loro mondo come loro lo vedevano, non come io me lo immaginavo dal loro racconto. E quindi attraverso questo, abbiamo cominciato questo processo di raccolta del materiale, trasformando il materiale, diciamo la conoscenza immateriale, in conoscenza, diciamo materiale, quindi dall'invisibile al visibile. E questo è proprio il leitmotiv di tutto questo progetto. In più ho chiesto anche loro di fare degli schizzi, delle cose su possibili interazioni che potevano essere fatte durante questa esperienza, questo nuovo servizio che doveva essere, diciamo essere un contatto tra loro e la cultura nostra, quindi un incontro fisico nel loro luogo, tra 2 persone, quindi tra il popolo indigeno e il popolo non indigeno. Un altro punto importante è stato quello di capire quali erano i valori che per loro non potevano mancare, che cosa è che loro avevano dentro che volevano trasmettere. Diciamo che ogni volta che si lavora, pur diciamo usando l'approccio diciamo dello service design, in realtà la metodologia è molto particolare, e va vista, diciamo strada facendo insieme a loro, perché già comunicare quando gli ho parlato post-it, per esempio la prima volta, solo capire cosa è un post-it e a che cosa serve, cioè non è, così scontato. Quindi, il fare delle mappe, dei disegni, scrivere dei concetti, eccetera, è tutto diciamo un progredire di lavoro insieme, ma questa è anche la straordinarietà e la bellezza di il conoscere una cultura così diversa ed il soprattutto voler fare qualcosa non che parta da me, ma che parta da loro. Quindi qui vedete un pochino diciamo di, concetti, ecco, sulla per esempio il benessere spirituale che è proprio Herisarò. Herisarò, che è la parola che è stata usata per questo progetto, è venuta fuori poi esattamente mentre stavamo facendo questa mappa, dei valori, perché, Herisarò appunto significa diciamo traducendo semplicemente significa il benessere della persona, la condizione in cui se tu stai male, se tu non sei in equilibrio, se tu, sei triste o se tu ti sei fatto male, insomma, in tutte le condizioni in cui non c'è una felicità, tu stai fuori da questa condizione e quindi devi tornare a stare bene. Quindi questo era un concetto molto importante, e che è solo possibile quando c'è un contatto con la natura, quando c'è il rispetto della natura, il rispetto anche della diversità in generale delle altre persone, l'uno con l'altro, della collaborazione, del vivere con qualità, quindi cosa è il vivere con qualità e cosa è la felicità, eccetera, eccetera. E poi, diciamo che è stato molto importante o diciamo che abbiamo deciso di cominciare proprio da quelli che erano i loro l'analisi diciamo dei limiti, della situazione di limiti, che in un contesto come il loro, vivendo in mezzo alla foresta, a ridosso del fiume, insomma, e in tutta questa condizione di non indipendenza, sicuramente c'erano diverse cose. Qui ne ho elencate solamente alcune, per far capire l'approccio che è stato dato durante tutto questo processo di coworking e co-design vero e proprio. Per esempio la mancanza dell'indipendenza nella gestione del lavoro, abbiamo voluto trasformarla come ponendolo come nuovo paradigma, di agire creando una indipendenza nella gestione.
Oppure la mancanza dell'autodeterminazione ci fa pensare che no, dobbiamo proprio partire dall'autodeterminazione. E come si fa? Si fa, creando l'identità e creando una base di valori da condividere e facendoli crescere, donando la proprietà del progetto e, diciamo aumentando l'empowerment, diciamo, e migliorando, diciamo, le capacità in qualche modo, lo sviluppo di alcune, attitudini, manageriali per esempio, o altre necessità che potevano essere utili. Un altro limite, era che la cultura è minacciata nella sopravvivenza e quindi noi vogliamo sopravvivere con la cultura. Per fare questo è importante conservare la cultura e lavorare con la cultura, perché se una persona non usa la cultura come un lavoro, significa che tu per sopravvivere devi lavorare con qualcosa e probabilmente quando è finito il tuo lavoro sei finito anche tu, cioè sei stanco e ti rimane veramente poco tempo per dedicarti alla cultura. Invece mettere la cultura al centro del lavoro ci permetteva di poter, avere questa grande vantaggio di usarla sempre. Un'altra cosa importante, ecco, le condizioni, come dicevo prima, che regolavano l'interrelazione tra il turismo e gli indigeni, non sono poste insieme o cioè con o dagli indigeni, ma dalle persone esterne che decidono sopra di loro quanto devono lavorare, per quanto tempo, per quanti soldi e addirittura a volte gli dicono cosa devono dire. Quindi questo era l'altra cosa assolutamente da, trasformare, dove sono gli indigeni, il popolo loro proprio persone indigene che decidono che tipo di condizioni porre, che tipo di interrelazione vogliono con il turismo. E quindi anche in questo caso, si è delineato come il nuovo servizio dovesse essere offerto dovesse essere gestito da loro stessi, con un contatto diretto con i turisti ed eventualmente stabilire eventuali partnership rilevanti per loro. E un altro punto importante è quello che con il passare del tempo e tutta l'azione predominante della nostra cultura fa sì che i più giovani siano, meno interessati alla cultura piano piano e sia sempre più difficile tramandarla. E quindi anche qui c'è la priorità di poter far sì che venga creato un qualcosa che stimoli anche il loro interesse. Quindi come mostrare a loro stessi una cultura che possa dare, qualcosa di entusiasmante o che possa anche, mostrare che tangibilmente aiuta, diciamo, o può far migliorare le condizioni delle loro. Quindi questi erano dei punti, diciamo, importanti, oltre da altri. E così è nato, ecco, questo progetto chiamato appunto Floresta Culturale Risarò, le cui, diciamo, parole chiave, se vogliamo dire così, sono proprio la sostenibilità culturale, che è una cosa che spesso non si pensa solo a quella economica, ambientale, e invece quella culturale è fondamentale, specialmente per popoli come loro. Creare anche uno spazio di apprendimento, tanto per noi visitanti esterni quanto per loro, come dicevo prima, e in più lo sviluppo sociale. Ehm, quindi, sono stati raccontando le loro storie, sono nati praticamente come oggetto del servizio, la possibilità di creare proprio dei percorsi di conoscenza, delle esperienze in forma di percorsi, perché, mi raccontarono che la conoscenza venne passata all'origine attraverso proprio dei percorsi nella foresta che fece all'origine del mondo il loro Dio. Quindi l'altra cosa fondamentale, prima vi accennavate voi, all'inizio, diciamo nell'introduzione di questo spazio, parlavate del, smitizzare. Ecco, il mito fa parte proprio del nostro modo di vedere loro, le loro storie, no, ecco, qui loro, ti spiegano benissimo che la loro storie non sono miti, nemmeno leggende, sono verità, perché da quella verità loro traggono tutti gli insegnamenti, il loro equilibrio e la loro salute.
E quindi qua, diciamo, queste cose sono state tutte, prese in non solo in considerazione, ma messe in atto e trasformate. Così è nato questo progetto composto da, diciamo, diviso in dei, percorsi, come dicevo prima, di conoscenza, che sono stati divisi in questo caso in 3, suggerimenti: percorso culturale, percorso spirituale e percorso, jungle o insomma percorso selva. Se intravedete, vedete dei punti, c'è un percorso bianco, dentro la foresta, e poi dei punti gialli. Quelli sono tutti punti di interazione, quindi, ci si fermava lì per fare delle cose, dire delle cose, ehm, dove magari c'erano degli alberi o delle piante in particolare, per cui era importante raccontare un qualcosa che era rilevante per loro, oppure dove era degli spazi sacri, oppure degli spazi per poter fare dell'artigianato o piuttosto che altre cose. E quindi l'immersione veniva e poi la persona che veniva poteva insomma fermarsi il tempo che riteneva, necessario insomma o che voleva, e loro avevano tutta la libertà, ecco, di poter gestire questa cosa, insomma, e io insieme a loro. E qua vi mostro anche un po' del grande lavoro fatto, che è il lavoro mentale, ma come a loro quando, gli dissi: "Va bene, proviamo, io non prometto niente, però proverò a vedere se riesco a darvi una mano per, sviluppare quello che è il vostro desiderio". E gli ho anche garantito che non gli avrei dato fogli, come chi va là, gli studiosi che vanno, studiano su di loro e poi al massimo gli danno 4 fogli che non ci fanno niente. In questo caso ci siamo messi su giù con tirando sulle maniche, e questa è la realizzazione, in pratica di questo percorso, che ha visto la collaborazione e la condivisione di tempo, spazi, molte risate, perché loro al contrario nostro quando lavorano ridono sempre, scherzano sempre. Quindi qui vedete, ecco, dei percorsi. Lavoro anche molto impegnativo, molto grande, insomma, però c'era questo progetto per potersi riscattare e per poter soprattutto venir fuori da questa gestione, insomma, un po', non proprio pro indigeno, ecco, della situazione attuale, insomma, del turismo che c'era, di massa, ecco. Qui stanno costruendo, per esempio, questo spazio circolare dove poi si facevano delle cerimonie o altre o incontri per di varia natura, si poteva anche dormire nella foresta. E qua anche vedete sempre tutti all'opera, compresa me. Non so se riuscite a vedere un po' di immagini, spero di sì, con, ecco diciamo è stato ecco, molto faticoso, ma molto interessante, molto di grandi soddisfazioni per tutti, ecco. La costruzione, l'impegno. Sono state costruite, ecco, delle strutture anche belle, importanti. Normalmente queste strutture più grandi venivano realizzate nelle aree che, erano aperte nella foresta, cioè non venivano abbattuti alberi, ma nella foresta come nei boschi, insomma, la natura si rigenera, quindi succede pure che per forti venti o per un motivo o per un altro possano cadere degli alberi e quando cade un albero grande se ne porta giù anche altri, tanti altri, per cui poi dopo ricresce, magari crescono altre cose, però, vuol dire anche che si apre, un bello spazio e quindi quando c'erano questi spazi noi, l'abbiamo, ecco usati per questo progetto. Questo per esempio era il risultato di questa costruzione. Questa costruzione per esempio come, altre costruzioni allora non si tratta esattamente di costruzioni tradizionali, ma sul metodo tradizionale, quindi sulle tecniche che avete visto prima di tutto manuale ovviamente,
sono stati riprodotti o costruite delle strutture o delle installazioni che vengono direttamente proprio ispirate dalla conoscenza ancestrale. Qui c'è il processo, molto lungo e delicato diciamo, proprio di trasposizione della loro conoscenza immateriale e quindi invisibile, in qualcosa di tangibile, che quindi, questa conoscenza normalmente appartiene solo a pochi, quindi in questo caso solamente al capogruppo, e al suo successore, perché sono entrambi leader spirituali che hanno questo sono i custodi di questa conoscenza. Ma gli stessi indigeni, gli altri che non hanno questo ruolo, non hanno conoscenze così profonde, diciamo, di alcune cose. Quindi, in queste costruzioni c'è anche, la visualizzazione e quindi l'approssimare tanta conoscenza e tanta ricchezza anche a chi, altrimenti non potrebbe conoscerle. Quindi qui per esempio vedete c'è uno sulla sinistra, in alto a sinistra, uno strumento musicale che è uno strumento musicale sacro, che ha la forma diciamo di una tromba per esempio, che poi ha anche la forma di un capanno diciamo, e quindi un mega capanno è stato costruito per, questo strumento è uno strumento sacro molto particolare, ha tutto uno storico particolare, per cui questo capanno ha avuto lo stesso tipo di spirito, diciamo, e di, storico che gli è stato poi posto è stato adibito questo luogo proprio ad un certo tipo di situazione, ecco, diciamo così. Qua vorrei mostrarvi un piccolo trailer del progetto che magari Chiara ci aiuta a vedere. Yes. Eccolo. Dall'inizio, okay. Partiamo, così lo vediamo tutto. Okay, eccoci. Quindi qui vedete un po' di avete visto un po' di backstage di come è stato costruito, e io lascerei spazio alle domande, ma anzi prima vorrei dirvi anche cosa ne è adesso di questo progetto. Allora, questo progetto è stato bellissimo per me, ma per fortuna sono felice insomma di poterlo dire con certezza che è stato un progetto molto bello per tutte le persone che hanno partecipato e che lo hanno beneficiato, perché piano piano sono cominciate a venire le persone e con il passaparola, eccetera, eccetera. Quindi insomma, devo dire che, arrivava arrivavano i concetti e le cose per cui ci siamo battuti e per cui abbiamo lavorato. Per cui è andato molto bene diciamo. Poi, ehm, non per chi magari conosce o ha sentito un pochino più delle condizioni del Brasile, praticamente è arrivata una, diciamo, politica particolarmente, insomma, diciamo non Difficile. proprio a favore, ecco, diciamo, di questo
di questa umanità, chiamiamola così, che ha purtroppo cosa ha fatto? Ha cominciato a rifar vivere alle persone intorno sensi di discriminazione, sensi di rivalsa, sensi che, gli indigeni non devono poi avere tutto questo spazio e possibilità, eccetera, eccetera. Per cui parte di questo progetto è stato per incidente, così come ci è stato detto, incendiato. Quindi parte della foresta, non c'è più e con questo anche, la loro possibilità di autodeterminazione. Quindi dopo un lungo periodo di, insomma, molta difficoltà, nel cuore, oltre che materiale, ancora continua quella nel materiale ancora continua molto, quella nel cuore meno perché non ci siamo dati per vinti. Quindi cioè abbiamo un pochino perso lì per lì, adesso no, perché lo spirito è vivo di Eri Sarò e quindi lo vorremmo ripristinare di una forma un po' diversa, ma, con gli stessi principi, facendo sempre dando sempre a loro la possibilità di far vivere la cultura per loro stessi e per gli altri che fossero interessati, accompagnandoli nella foresta e nelle comunità intorno, non incendiabile, insomma più o meno, insomma, tutta incendiabile, però diciamo che dovrebbe essere, probabilmente sicuro. Abbiamo, le strategie di come fare, e quindi stiamo lanciando adesso a breve una raccolta fondi. Per adesso vi darò un link, dove che magari se potete condividere ci Mh-mh. farebbe piacere. Finché non avremo attiva questa raccolta fondi è possibile comunque donare fare donazioni in un IBAN che vi indico anche a fine slide, per l'acquisto di una lancia fluviale. Ah, aspettate, Ecco, cominciamo da questa. Questo è il modellino che, comincia ad essere vivo. Una lancia fluviale che permetterà, visto che l'accesso è solo, tramite fiume, che permetterà loro di restituire sia una quotidianità e quindi una sopravvivenza nel quotidiano, e sia quando sarà riaperto, perché anche il Covid non ha aiutato, diciamoci la verità, quando sarà riaperta la possibilità al turismo di rimuoversi, eccetera, eccetera, di trasportare quei turisti responsabili, eccetera, dentro la loro storia, nella canoa di trasformazione. Quindi scoprirete meglio anche cosa è questa canoa di trasformazione che racconta proprio dell'origine dell'umanità secondo loro. E Grazie, è quindi veramente potente questo progetto anche nell'affrontare le difficoltà. Ovviamente poi, tutte le informazioni riguardo al progetto le condivideremo, quindi appunto sia adesso appunto eventualmente, Romina ce le condividerà sia qui, sia poi in seguito e poi le possiamo, ovviamente riferire a chiunque sia interessato a contribuire o anche solo a saperne di più. Qui vi ho messo comunque il trailer. Giada dice: "Grazie Romina, il tuo lavoro è eccezionale di avercelo raccontato". Grazie Giada per averci ascoltato anche con con l'apertura mentale giusta, mi sembra di capire. Io volevo chiederti fare un paio di osservazioni e anche una domanda. In realtà la prima domanda era proprio: okay, come va avanti il progetto e qui mi hai anticipato tu. L'altra domanda era, concretamente come è iniziato? Cioè tu sei andata da turista, diciamo, sì, quindi allora, come hai fatto a switchare da turista a, sì. diciamo, designer È della stato situazione? è stato abbastanza semplice. Solo una piccola appunto, perché io ho provato a condividere, non so però se lo vedete, l'ultima schermata ecco Eccolo. perfetto, così almeno c'è anche il link. Benissimo. Allora, è stato che io in realtà stavo in quel periodo in Brasile, ma da tutt'altra parte, stavo a Salvador da Bahia e, Mh-mh. avevo in mente insomma di,
possibilmente fare un progetto. Io stavo studiando un master in service design per un'università in Norvegia, quindi stavo facendo uno scambio con Salvatore Di Bahia e dovevo andare verso la tesi. Quindi veramente cercavo una comunità, visto che la mia tendenza è sempre quella di fare qualcosa di utile se possibile, quindi applicare il design a qualcosa che possa veramente migliorare le condizioni per qualcuno. Quindi, ho cercato, cioè avevo in mente questo. Poi ho detto venivano le vacanze di Natale, ho detto: "Va bene, io vorrò andare in Amazzonia se possibile". E poi se possibile, certo, se trovassi un gruppo con cui diciamo a cui poter, prestare in realtà il mio servizio, possa io in qualche modo dare una mano di una forma, o di un'altra, ben venga. Altrimenti comunque sia interesse culturale c'era, quindi sono andata in Amazzonia, per conoscere quella foresta, non sapevo ancora se avessi avuto questa opportunità. Poi con questi gruppi, diciamo, che portavano i turisti, sono arrivata di fatto nella loro comunità dopo una serie di tappe che ti fanno visitare vari luoghi dell'Amazzonia. E una volta arrivati là ho detto mi sono avvicinata insomma a loro direttamente e con il mio ancora scarso portoghese, però io insomma ci siamo capiti e ho detto che la loro cultura era molto, interessante e che avrei voluto tanto poterla approfondire se era possibile. E loro molto semplicemente hanno detto: "Se tu sei interessata le nostre porte sono aperte". Quindi non era per niente difficile, basta dargli la possibilità. Ma noi non siamo normali, cioè noi normalmente non diamo possibilità, no, e quindi questa possibilità me l'hanno data loro di fatto, e quindi sono tornata con più calma, e lì abbiamo semplicemente parlato finché proprio veramente gli ho fatto quella domanda, senza dire che io studiavo, non studiavo, anche perché non sono nessuno e non volevo creare false speranze o false, diciamo aspettative. Per cui poi ho chiesto, ecco, quali erano le migliorie che volevano apportare e loro mi hanno detto proprio il subito, ecco, del lavoro. A quel punto ho detto: "Va bene, allora guardate, io cioè devo lavorare a un progetto, non vi, ecco, prometto niente, però posso cercare di vedere se posso darvi un supporto e vediamo se possiamo migliorare qualcosa". E quindi così è nato tutto. E poi da lì Bene. mi sono proprio trasferita, praticamente sono stata da loro, ho proprio vissuto con loro. Ehm, Veramente interessante. È molto bello, ci facevo caso durante tutta la tua presentazione, il sentire come si trasforma il loro, noi in io e loro. Nel senso che è come se, però poi, correggimi se sbaglio, l'impressione è quella di che tu ci sei arrivata portandoti quello che per tutti noi è naturalmente il nostro, come dire, status, il Background. nostro bagaglio culturale, quindi anche Assolutamente. bagaglio di pregiudizi, perché comunque anche i più, come dire, i più aperti di noi, i più elastici di noi vengono da una certa cultura e quindi giustamente partono comunque da qualcosa, e poi invece tu sei diventata, come dire, un po' una singola persona, perché l'incontro poi di fatto è sempre un io e un tu, non è mai noi e loro, cioè quando ci si incontra davvero si arriva a essere, come dire, Sì. addirittura più individuali nell'incontro di quanto si sarebbe stati guardandosi solo un po' da lontano, no? Sì, assolutamente. Poi io mi sbaglio, nel senso che spesso dico la nostra cultura indigena, perché poi entri così tanto, cioè cioè veramente conosci, la realtà e la cultura che è di fatto una loro cultura, che è diversa dalla nostra. Poi tutti i popoli indigeni, ognuno ha la sua propria cultura, però di fatto ecco, diventa un sentire che ti accomuna e ti avvicina a delle, situazioni per cui questo io, loro, mi sento cioè ti avvicini più al loro modo piuttosto e vedi meglio il nostro invece modo esattamente dei preconcetti, e non solamente dei preconcetti, ma delle preimpostazioni, perché non sono necessariamente negative, però abbiamo proprio un modo di fare, come facevo prima l'esempio dei post-it o di altre cose che diamo Per del tutto scontato. scontate, e invece no, ecco, proprio nel linguaggio, nel modo di ragionare è proprio, diverso.
Assolutamente. Tra l'altro questa stessa cosa, ce l'hai declinata anche da un altro punto di vista che è quello della lingua, cioè tu a un certo punto hai detto questa cosa molto bella che credo che tutti noi, che comunque spesso abbiamo a che fare quantomeno con l'inglese come lingua intermedia, no, nel nostro lavoro, possiamo notare, cioè il fatto che, okay, magari c'è una lingua comune, magari c'è appunto il portoghese in questo caso, però il modo in cui io sto usando quella lingua per comunicare non è il tuo modo, cioè il mio modo e il tuo modo possono essere 2 modi diversi, tanto più che adesso ci sono comunque tante, forme di attenzione alla lingua, pensiamo a tutto il tema dei plurali, no, o a Mh-mh. tutto il tema dell'utilizzo appunto dei generi, ci sono comunque tanti punti su cui c'è un'attenzione che magari qualche tempo fa non c'era. In ogni caso, quello che da lì deriva sicuramente come riflessione è anche che la lingua è sempre uno schema di comunicazione, cioè si porta dentro delle cose e quindi quelle cose Assolutamente. vanno scavalcate, non dipendono magari soltanto dalla lingua, ma anche dalla cultura che c'è dietro. E quindi infatti tu dicevi: "Okay, va bene la stessa lingua, però i modi in cui io parlo pur con la stessa lingua Sì. possono Anche essere perché diversi." esatto, anche perché si adottano delle parole che ormai sono standardizzate, che però per me hanno un valore e per loro ne hanno un altro. Quindi, ecco, ci stanno queste parole che spesso ritornano e sempre più p comincia una moda di alcune parole e quindi insomma si rischia poi di fare associazioni sbagliate. Assolutamente. Allora io direi che se vogliamo riassumere il DARE di questo mese, il DARE di Creative Mornings DARE potrebbe essere proprio mettersi, cioè avere il coraggio di guardare quello che è lo spazio tra io e loro, o tra noi e voi, o tra io e tu, che secondo me E hai cambiare le esplorato, prospettive. e cambiare le prospettive. Tra l'altro veramente anche il tema della cultura intesa come via, come percorso, è bellissima perché in realtà c'è praticamente in tutte le culture del mondo. Se pensiamo anche alle culture orientali, c'è sempre la via del guerriero, poniamo. Anche nella cultura in realtà europea c'è un po' il tema del percorso di crescita, del percorso di acquisizione della conoscenza, che a me Che fa sono molto sempre ridere perché concetti importati in realtà, attenzione, cioè nella nostra cultura sì, non c'è, è importato da altri e poi si sì, standardizza, ecco. e poi Invece si bisogna, standardizza. ecco, stare attenti a non se no diventa tutto Tutta una la stessa globalizzazione di nuovo, ecco. Però in realtà è bello che tu metta questa cosa anche insieme al tema dell'empatia, cioè addirittura l'empatia che viene prima di Sì, qualunque, appunto è esplorazione, è mettiamola il punto così. di partenza. E anche lì è bello perché per esempio in inglese per dire appunto di cercare di capire come gli altri, cioè io cerco di capire come ti senti tu, si usa questa espressione che è camminare nelle scarpe dell'altro, Mh-mh. che è molto carina. Quindi che è Sì, molto carina e mi sembra anche molto significativa, no, che un po' comunque è senza vero. appunto andare a generalizzare, ci sono delle cose che si tengono che vale la pena di considerare. Io rimetto intanto, in attesa se c'è qualche altra domanda, qualche altra considerazione che vogliamo fare, rimetto un attimo in evidenza il ecco la pagina finale. Quindi questo è appunto il link di cui ci ha parlato, Sì. rispetto alla appunto al sostegno del progetto. C'è anche una Esatto. mail a È cui una pagina in costruzione, ma già ci stanno i dati nel frattempo che costruiremo, diciamo, la il funding esatto, e quindi okay, erisaro.com/survive-erisaro. Quindi là, insomma, vedete qualcosa, oppure ecco su erisaro.com comunque in generale vedete un po' di foto, un po' di cosette, ecco. E in più mi potete contattare sempre attraverso questa, o la mail o insomma qualsiasi canale dove mi recuperate. okay, che io ho segnato anche qui. Ovviamente potete anche utilizzare Creative Mornings come tramite se preferite, quindi scrivere a noi, se no appunto riporto anche qui sia il canale YouTube sia il sito web generale. Romina, Io ti io ringrazio tantissimo di questa grazie. presentazione. Grazie Si a è te, bloccata allegramente, aspetta remove, okay. grazie a voi, a tutti insomma che hanno partecipato e che vedranno insomma anche magari successivamente il video, insomma sono contenta se ho ispirato qualcuno e se da questo chissà insomma nasceranno nuove cose utili, ecco. Assolutamente. Noi ti aspettiamo poi quando sarà possibile anche a una colazione in persona, sperando di trovare il modo di farlo e di incontrarci di persona.
Ricordo appunto a tutti che questo live è rimasto comunque registrato, quindi lo potrete ritrovare a questo stesso indirizzo web, quindi sul nostro canale YouTube, e lo potrete a breve trovare anche sulla pagina ufficiale di Creative Mornings, dove trovate comunque anche la possibilità di iscrivervi alla newsletter e insomma andare a vedere anche tutti gli altri eventi. Ci sono ancora tanti eventi virtuali in giro per il mondo, incluso il Brasile, e quindi appunto perché non approfittare finché c'è questa possibilità che magari ad alcuni sta iniziando a pesare, però dall'altra è anche un'opportunità di scavalcare determinati confini e scoprire appunto le esperienze che stanno crescendo intorno alla nostra community, proprio grazie a persone come Romina Bianconi. Grazie Grazie. ancora, buona Grazie a serata a tutti. tutti. Grazie, buona serata. Ciao, ciao, buona serata.